Ciao a tutti e bentornati su Easy Italian Podcast. Io sono Sara e oggi sono qui con Alessio per rispondere alla domanda delle domande. Alessio, quante persone ci scrivono ogni giorno chiedendoci ma quanto tempo ci vuole davvero per parlare italiano? Oh, tantissime, Sara. È il dubbio numero uno di ogni studente. Oggi cercheremo di dare dei numeri veri, senza giri di parole. Molti pensano che servano anni di sofferenza sui libri, ma la scienza delle lingue dice qualcosa di molto diverso e molto più incoraggiante. Infatti, ho letto proprio ieri i dati ufficiali del Foreign Service Institute. Sono quelli che addestrano i diplomatici, quindi gente che deve imparare in fretta per lavoro. Loro dicono che l'italiano è una lingua di categoria 1. Ah, che soddisfazione sentirlo dire. Significa che è tra le lingue più semplici da imparare per chi parla già inglese o altre lingue europee. Beh, certo, siamo fortunati ad avere una lingua così musicale e tutto sommato logica. Secondo i loro studi, servono circa 600 o 750 ore di studio per arrivare a quella che chiamano Professional Working Proficiency, che tradotto significa poter lavorare e vivere in Italia senza problemi. 750 ore. A sentirlo così sembra un numero enorme, quasi spaventoso, ma se ci pensi bene è meno di un anno di studio se uno si impegna seriamente. Però Alessio, dobbiamo essere onesti. I nostri ascoltatori non sono tutti diplomatici che possono studiare 8 ore al giorno chiusi in una stanza. Esatto, è proprio questo il punto. Molti di voi che ci state ascoltando magari siete sul bus, state cucinando o siete in palestra, avete un lavoro, una famiglia, forse un cane che abbaia proprio quando cercate di ripassare il passato prossimo. La vita vera è diversa da una scuola per diplomatici. Oh, assolutamente. Per questo è importante capire che imparare non significa per tutti la stessa cosa. Non tutti vogliamo scrivere un trattato di filosofia in italiano, giusto? Magari vogliamo solo andare in vacanza a Roma e riuscire a chiacchierare con il barista senza sudare freddo per l'ansia. Esatto. E a proposito di non perdersi d'animo, se vi piace questo tipo di conversazione onesta, ricordatevi di iscrivervi al canale. È un modo simpatico per dirci che quello che facciamo vi aiuta. Basta un click, ma per noi è come se ci offriste un caffè virtuale per darci la carica. Vero? Iscrivetevi e attivate la campanellina, così non perdete i prossimi consigli. Comunque, parlando di ore, bisogna fare una distinzione tra i livelli. Per arrivare al livello A1, quello base, dove capisci le cose essenziali, servono circa 100 ore. 100 ore passano in fretta se ti diverti. 100 ore sono il primo grande traguardo. Con quelle puoi già ordinare una pizza margherita, chiedere dove si trova il Colosseo e dire come ti chiami. È la fase della luna di miele con la lingua, dove ogni parola nuova ti sembra una vittoria incredibile. Ah, che bei ricordi quando ho iniziato io a studiare le lingue straniere. La fase della luna di miele è bellissima, ma poi arriva il plateau intermedio, vero? Quello dove senti di sapore tanto, ma di non riuscire ancora a esprimerti come vorresti. Per superare questa fase e arrivare al livello B1 o B2, le ore totali salgono verso le 400 o 500. Sì, ed è qui che molti mollano, ma è proprio qui che serve la costanza. Se studi un'ora al giorno, in poco più di un anno sei a un livello che ti permette di guardare un film e ridere a una battuta di un comico italiano. E credimi, non c'è soddisfazione più grande di capire l'umorismo di un altro popolo. Verissimo. Io dico sempre che la lingua è come un muscolo. Se vai in palestra una volta al mese per 10 ore ti fai solo male. Se ci vai 20 minuti ogni giorno vedi i risultati. Lo stesso vale per l'italiano. Anche ascoltare questo podcast ogni settimana fa parte del conteggio delle vostre ore. Assolutamente. L'ascolto passivo e attivo sono fondamentali. Anzi, mettete un bel like se state usando questo episodio per allenare le vostre orecchie oggi. Ci fa capire che siete dei veri maratoneti della lingua e non dei semplici turisti. Ma Alessio, tu cosa ne pensi di quei video che promettono impara l'italiano in 30 giorni? Io quando li vedo rimango sempre un po' perplessa. Ah, mi sembra che vendano sogni impossibili. Onestamente, penso che siano un po' di esagerazioni. In 30 giorni puoi imparare a sopravvivere, ma la fluidità, quella vera, ha bisogno di tempo per sedimentare nel cervello. Il cervello non è una ciavetta USB dove scarichi i dati e via. Ha bisogno di riposo, di sogni e di errori. Sono d'accordo. Non bisogna avere fretta.
Imparare l'italiano deve essere un piacere, non un'ansia da prestazione. Ogni ora passata a guardare una serie TV o a leggere una ricetta della nonna conta. Non sottovalutate mai il potere dei piccoli momenti quotidiani. Esatto. Spesso sottovalutiamo quanto tempo passiamo immersi nella lingua senza accorgercene. Se sommiamo tutto, scopriamo che siamo più avanti di quanto pensiamo. Il segreto non è solo quante ore studi, ma come le usi. Ma di questo dobbiamo parlare bene, perché c'è molta confusione tra studio attivo e passivo. Alessio, questa è una trappola in cui cadono in tantissimi. Molti pensano che basti accendere la radio italiana o mettere un film in sottofondo mentre lavano i piatti per imparare per osmosi. Come se le parole potessero entrare nel cervello da sole mentre stiamo pensando a cosa cucinare per cena. Magari fosse così facile. Saremmo tutti poliglotti senza sforzo. Oh, sarebbe il mio sogno. Ma la realtà è che l'ascolto passivo da solo serve a poco se non hai una base solida. È come guardare qualcuno che corre una maratona in TV sperando di allenare i propri muscoli. Ti dà l'idea del ritmo, ti abitua al suono della lingua, ma non ti insegna a correre. Per scalare quelle 600 ore di cui parlavamo, bisogna rendere lo studio attivo. Esatto. Studio attivo significa che mentre ascolti sei lì con la mente presente. Magari metti in pausa, torni indietro e provi a ripetere quella frase che ha detto il protagonista del film. Io adoro la tecnica dello shadowing, ovvero fare l'ombra di chi parla. Sento una frase e la ripeto subito dopo, cercando di imitare non solo le parole, ma anche l'emozione e il ritmo. È un modo fantastico per accorciare i tempi, perché alleni contemporaneamente l'orecchio e la bocca. È un esercizio potentissimo, Sara. E a proposito di esercizi e di tempo, dobbiamo considerare un fattore fondamentale. Da dove partite? Se chi ci ascolta parla già una lingua romanza, come lo spagnolo, il francese o il portoghese, quelle 700 ore del Foreign Service Institute si dimezzano quasi. È come avere un pass prioritario per saltare la fila. Molte parole sono simili, la struttura delle frasi è quasi identica. Oh, verissimo. Ho avuto studenti spagnoli che dopo 3 mesi parlavano già un italiano quasi perfetto. Certo c'è il rischio dei falsi amici, quelle parole che sembrano uguali ma significano cose diverse, ma nel complesso la strada è tutta in discesa. Ma per chi parla inglese o tedesco, lì la sfida è diversa. Bisogna accettare che servirà un po' più di pazienza per metabolizzare concetti come il genere dei nomi o l'uso degli articoli. Proprio così. E qui entra in gioco la motivazione. Se senti che stai facendo fatica, non è perché non sei portato, è solo che la tua lingua di partenza è più lontana dall'italiano. Ma sapete cosa aiuta tantissimo a non mollare? Sentirsi parte di una comunità. E infatti volevo chiedervi, voi da dove ci ascoltate? E qual è la vostra lingua madre? Scrivetecelo giù nei commenti. Leggere le vostre storie ci aiuta a capire meglio come creare contenuti che vi facciano risparmiare tempo prezioso. Sì, i commenti sono bellissimi perché ci fanno sentire meno soli in questo percorso. Spesso leggo messaggi di persone che dicono «Ah, finalmente ho capito perché usate quel tempo verbale». Ecco, quei momenti eureka sono quelli che caricano le batterie. Ma tornando alle nostre ore, Alessio, c'è una cosa che mi preme dire. Molti studenti si disperano perché studiano mezz'ora, poi non toccano il libro per 3 giorni e poi studiano 3 ore di fila il sabato. Mi piange il cuore perché so che così si fa molta più fatica. Sì, è l'errore classico del binge learning. Il cervello ha bisogno di ripetizione spaziata. È meglio fare 15 minuti ogni singola mattina mentre bevi il caffè, piuttosto che 3 ore una volta a settimana. La costanza abbatte il numero di ore necessarie perché non devi passare metà del tempo a ricordare quello che avevi studiato la volta precedente. Se ripassi ogni giorno, l'informazione rimane calda e pronta all'uso. È come tenere accesa la fiamma sotto una pentola d'acqua. Se la spegni ogni volta, devi ricominciare da capo per farla bollire. Se la tieni al minimo, basta un attimo per farla ripartire. E poi c'è il fattore divertimento. Se passi un'ora a studiare una lista di verbi irregolari, quell'ora ti sembrerà infinita e pesantissima. Se passi un'ora a guardare un tutorial di cucina italiana provando a capire gli ingredienti, il tempo vola.
Assolutamente. Il cervello impara molto più velocemente quando è rilassato e si diverte. È per questo che vi diciamo sempre di non essere troppo severi con voi stessi. Se vi piace questo approccio rilassato, lasciate un bel like al video. Ci aiuta a capire che la strada che abbiamo scelto è quella giusta anche per voi. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo e usarlo bene è fondamentale. Giusto. A volte mi chiedo se la gente si renda conto di quanto tempo morto abbiamo durante la giornata. Quei 5 minuti in fila alle poste, 10 minuti in treno. Se sommiamo tutti questi momenti e li trasformiamo in piccoli flash di italiano, a fine mese abbiamo accumulato ore di studio senza nemmeno accorgercene. Ah, è la magia della tecnologia moderna. Abbiamo tutto in tasca. È proprio vero. Però c'è un altro aspetto che spesso viene dimenticato quando si calcolano le ore. Oltre all'ascolto e alla lettura, bisogna trovare il coraggio di produrre, scrivere o parlare, anche se siamo soli in casa. Raccontare la propria giornata ad alta voce mentre si pulisce la stanza sembra da matti, ma è un allenamento incredibile per la fluidità. Inizi a collegare i pensieri direttamente in italiano, senza passare dalla traduzione. Oh, io lo faccio sempre. Parlo con il mio gatto in italiano anche se lui mi guarda come se fossi un'aliena. Ma funziona. Ti accorgi subito di quali parole ti mancano. Se non sai come dire aspirapolvere mentre stai pulendo, vai a cercarlo e quella parola non la dimenticherai mai più perché l'hai legata a un'azione reale. È uno studio esperienziale che vale il triplo di quello teorico. Esatto, il legame tra azione e parola è il segreto per memorizzare a lungo termine. Questo riduce drasticamente le ore necessarie per diventare fluenti, perché non devi ripassare le cose 10 volte. Una volta che hai usato una parola in un contesto reale, diventa tua. Però, Sara, c'è un altro grande ostacolo che riguarda il tempo e la percezione del progresso, ed è il momento in cui pensiamo di essere fermi anche se stiamo studiando tantissimo. Ah, Alessio, hai toccato un tasto dolente. Quella sensazione di essere fermi, di studiare ore e ore senza vedere progressi, è quello che io chiamo il limbo dell'intermedio. È frustrante, vero? Ti sembra di aver accumulato centinaia di ore di volo, ma l'aereo non decolla mai del tutto. È in questo momento che molti studenti iniziano a pensare di non essere portati per le lingue, ma la verità è che il cervello sta solo riorganizzando le informazioni. Esatto, Sara. È un fenomeno normalissimo. Immaginate di riempire un secchio d'acqua. All'inizio vedi subito il fondo che si copre, poi il livello sale visibilmente. Ma quando il secchio è quasi pieno, aggiungere un bicchiere d'acqua sembra non fare alcuna differenza. Eppure quel bicchiere è fondamentale per arrivare all'orlo. Non state sprecando tempo, state costruendo la base per la fluidità vera. Mi piace molto questa metafora del secchio. Spesso gli studenti contano le ore di studio sul libro, ma dimenticano di contare le ore di vita in italiano. Se passate mezz'ora a cercare di capire un post su Instagram di un cantante italiano che vi piace, quella è un'ora che vale doppio, perché c'è l'emozione, c'è l'interesse. Ah, la motivazione è il carburante che fa bruciare le tappe. Se vi sentite in questo limbo, scrivetecelo nei commenti. Sono nel limbo. Vi faremo compagnia noi. Oh sì, fateci sapere se vi sentite bloccati, perché sapere di non essere soli aiuta tantissimo a non mollare la presa. E se questo podcast vi sta aiutando a uscire dal limbo, iscrivervi al canale è il modo migliore per assicurarvi di avere la vostra dose settimanale di incoraggiamento. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa che siamo riusciti a darvi quella spinta in più per non abbandonare il sogno di parlare italiano. Assolutamente. Tornando al conteggio delle ore, c'è un trucco psicologico interessante. Invece di guardare quanto manca alla fine, provate a celebrare le piccole vittorie di ogni ora. Oggi ho capito una parola nuova? Vittoria. Oggi ho risposto a un grazie senza pensarci troppo tempo? Vittoria. Queste piccole scintille sono quelle che accorciano la percezione del tempo. Se ti diverti, le 700 ore volano. Se soffri, anche 10 minuti sembrano un'eternità. È proprio vero. E poi, Sara, dobbiamo parlare della qualità di queste ore. C'è chi passa un'ora a leggere regole grammaticali astratte senza mai vedere un esempio reale. Quell'ora è quasi sprecata. Bisogna bilanciare. La regola dei linguisti dice che dovresti passare il 70% del tempo ad ascoltare e leggere contenuti che capisci quasi del tutto e solo il 30% a studiare la grammatica pura. Solo il 30%? Ah, scommetto che molti dei nostri amici pensavano l'esatto contrario.
Spesso a scuola ci insegnano che la grammatica è tutto, ma la lingua è comunicazione, non è matematica. La grammatica serve a dare una struttura, ma sono le parole e i suoni che riempiono lo spazio. Se passate troppo tempo sulle tabelle dei verbi, rischiate di diventare dei geni della teoria che però non sanno ordinare un cornetto al bar. Ne conosco tanti, persone che sanno tutto sul congiuntivo ma che si bloccano davanti a un «Ciao, come va?». Il segreto per ottimizzare le ore è l'immersione, ma non serve andare in Italia per immergersi. Oggi con internet puoi creare la tua bolla italiana ovunque tu sia. Cambia la lingua di Netflix, segui chef italiani su TikTok, ascolta la musica italiana mentre fai la doccia. Ogni minuto conta per abituare il cervello alla melodia della lingua. Chiuri sorte Alessio, ma tu quanto tempo ci hai messo a sentirti davvero sicuro in un'altra lingua? Io ricordo che con l'inglese, nonostante le ore di scuola, la vera svolta è arrivata quando ho iniziato a guardare le serie TV senza sottotitoli. È stato come se un velo si fosse sollevato dai miei occhi. Ah, quel momento di chiarezza è impagabile. Per me è stato simile. Direi che dopo circa 300 ore di ascolto attivo, i pezzi del puzzle sono iniziati a incastrarsi da soli. La cosa magica è che a un certo punto smetti di tradurre mentalmente. Senti la parola e sai cosa significa senza passare dalla tua lingua madre. È lì che le ore di studio si trasformano in vera competenza. Ma per arrivare lì bisogna accettare di fare errori, molti errori. Gli errori sono i nostri migliori amici, anche se li odiamo. Ogni errore che fai è un segnale che il tuo cervello sta provando a creare qualcosa di nuovo. Se non fai errori significa che stai usando solo quello che sai già perfettamente e quindi non stai apprendendo. Quindi amici, non abbiate paura di sembrare sciocchi. Anche noi facciamo errori a volte ed è parte del gioco. Verissimo. Anzi, se avete fatto qualche errore divertente in italiano ultimamente, raccontatecelo. Ridere dei propri sbagli è il modo più veloce per imparare. E se vi piace questo nostro modo di vedere l'apprendimento, lasciate un like al video. Ci aiuta a far arrivare questo messaggio a tante altre persone che magari hanno paura di parlare perché temono il giudizio degli altri. Esatto, il giudizio è il nemico numero 1 del progresso. Se pensi troppo a come coniugare il verbo, perdi il ritmo della conversazione. Meglio dire un verbo sbagliato ma con il sorriso, piuttosto che stare in silenzio per 3 minuti cercando la perfezione. Gli italiani apprezzano tantissimo lo sforzo. Se provi a parlare la nostra lingua, ti accoglieremo sempre a braccia aperte, errori inclusi. È proprio questa la bellezza dell'italiano. È una lingua calda, accogliente, e questo calore umano riduce lo stress, rendendo il tempo passato a imparare molto più leggero. Ma c'è un'ultima fase di cui dobbiamo parlare, quella che trasforma uno studente bravo in una persona che vive la lingua. Quella fase finale richiede un tipo di impegno diverso, quasi invisibile, ma che fa tutta la differenza del mondo per diventare davvero fluenti. E questa fase finale, Alessio, è proprio quella dove smetti di contare le ore e inizi a contare le esperienze. È il momento magico in cui l'italiano non è più una materia di studio fredda, ma diventa il colore dei tuoi pensieri quotidiani. Sapete quando iniziate a sognare in italiano? Ecco, quello è il segnale definitivo che il vostro cervello ha finalmente abbassato le difese e ha accettato l'italiano come casa. È incredibile come il tempo sembri accelerare quando smetti di guardare l'orologio e inizi a goderti la conversazione per il puro gusto di farlo. Molti studenti si chiedono se valga davvero la pena superare le 1000 ore per arrivare a un livello avanzato, ma io dico sempre che la vera ricchezza si scopre solo dopo tanto tempo, come un tesoro nascosto. Oh, sognare in italiano è un traguardo incredibile, Sara, ma per arrivare a quel livello di scioltezza totale, lì sì che le ore salgono. Parliamo di oltre 1000 o 1200 ore di esposizione e pratica. Però attenzione, non devono essere 1000 ore di noia chiusi in una stanza a ripetere i verbi irregolari all'infinito. È il tempo che passi a leggere i giornali, a capire i doppi sensi dei film, o magari a arrabbiarti in italiano perché il caffè al bar non è come lo volevi tu. La fluidità vera non è non fare errori, ma riuscire a esprimere sfumature di emozioni sottili. Se siete arrivati fin qui ad ascoltarci, siete già a buon punto della vostra maratona. A proposito, se vi piace come stiamo analizzando questo percorso, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto che per noi significa tantissimo e vi permette di non perdere i prossimi consigli pratici. Le sfumature sono tutto, Alessio. Come quando finalmente capisci la differenza tra dire mi piace e mi sta a cuore.
o quando riesci a usare i gesti giusti insieme alle parole, senza sentirti goffo. Quella è la prova finale dell'italianità. Spesso mi chiedono: ma se studio tanto, poi divento davvero come un'italiana? Io rispondo sempre che non devi diventare un'altra persona, devi solo trovare la tua voce unica in questa lingua. E questo richiede tempo, certo, ma è un tempo speso bene, perché ti apre un mondo intero. Ogni ora passata ad ascoltare questo podcast, per esempio, è un mattone prezioso che aggiungete alla vostra casa. Spero che stiate apprezzando questa nostra chiacchierata e se è così, mettete un bel like per darci un segnale. Ci aiuta a capire che questo argomento vi interessa e ci spinge a fare sempre meglio per voi. Esatto, il supporto della nostra community è quello che ci dà la carica per registrare ogni settimana con questo entusiasmo. Sapere che là fuori ci sono persone che dedicano il loro tempo prezioso all'italiano è meraviglioso. La cosa che spesso spaventa è pensare di dover essere perfetti prima di aprire bocca, ma la perfezione è la peggiore nemica dell'apprendimento veloce. Se passi 700 ore a cercare di non sbagliare mai, finirai per parlare pochissimo. Se passi 700 ore a buttarti nelle conversazioni, alla fine parlerai benissimo, anche con qualche errore qua e là. Gli italiani sono famosi per essere accoglienti, quindi non abbiate paura di sbagliare un articolo. Se provate a parlare con noi saremo i primi a incoraggiarvi e a aiutarvi a trovare la parola giusta. Curiosità. Alessio, ma tu pensi che esista un limite massimo? Dopo quante ore uno può dire: ok, ora sono a posto, so tutto. Io credo che l'italiano sia come una cipolla, ci sono sempre nuovi strati da scoprire. Magari impari lo slang di una città specifica, o le espressioni tipiche dei giovani, o i proverbi antichi dei nonni. È una scoperta infinita. Ed è proprio questo che rende il viaggio così affascinante e mai noioso. Non è un compito scolastico che finisce con un esame, è una relazione che cresce e cambia col tempo. Se vi sentite parte di questa grande famiglia di studenti, scrivetecelo nei commenti. Qual è la parola italiana che vi ha fatto penare di più o quella che avate di più per il suo suono? Adoriamo leggere le vostre storie e rispondere ai vostri messaggi. Leggere i commenti è la mia parte preferita della giornata. Mi fa sentire che le ore che passiamo a registrare hanno un impatto reale sulle vostre vite. E per rispondere alla tua domanda, Sara, non credo ci sia un limite di tempo finale. La padronanza assoluta forse non esiste nemmeno per noi, madrelingua, visto che l'italiano cambia in continuazione. Ma c'è un punto critico, intorno alle 800 ore, in cui la lingua smette di essere uno sforzo e diventa un piacere puro. È come quando impari a guidare la macchina. All'inizio pensi costantemente ai pedali e allo specchietto, poi a un certo punto guidi e basta, guardando il paesaggio e cantando a sguarciacola alla radio. Ecco, l'italiano deve diventare la vostra canzone preferita alla radio, quella che non vi stancate mai di ascoltare. Che bella immagine, Alessio. Guidare e cantare senza pensieri. Spero davvero che tutti i nostri ascoltatori possano provare questa sensazione molto presto. Non discoraggiatevi se oggi vi sentite stanchi o se vi sembra di non avere imparato nulla di nuovo dopo un'ora di studio intenso. Il progresso non è mai una linea retta, è più come una spirale. A volte vi sembrerà di tornare su concetti vecchi, ma lo farete con una consapevolezza nuova e più profonda. Siamo arrivati alla fine di questa lunga riflessione sul tempo e spero che vi sentiate più motivati e ispirati di prima. Grazie per essere rimasti con noi fino all'ultimo secondo di questo episodio. Significa che siete davvero pronti a conquistare l'italiano con pazienza e amore. Assolutamente, siete dei grandi e noi crediamo in voi. Ricordatevi, non sono solo le ore che passate sui libri a definirvi, ma la passione e il cuore che ci mettete ogni singolo giorno. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio, pronti a scoprire insieme nuove curiosità su questa lingua stupenda che ci unisce tutti quanti. Continuate a seguirci, a commentare e a fare parte attiva di Easy Italian Podcast. Non vediamo l'ora di leggervi e di sapere come sta procedendo il vostro percorso personale. Un grande abbraccio dall'Italia e, come diciamo sempre, ci vediamo presto. Ciao a tutti!